Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. Oggi vi porto dentro un enigma che sta facendo impazzire i social e le redazioni di mezza Istanbul. La domanda a sorpresa che, secondo molte voci, Cemre Arda avrebbe rivolto a Gökberk YLDRM. Sì, proprio loro, una delle coppie più amate dalla televisione turca. Due nomi che da anni infiammano il pubblico con talenti diversi ma magnetici, e con quell'alchimia che nessuno ha mai saputo spiegare davvero. La regina della naturalezza luminosa e l'uomo dal carisma silenzioso si sarebbero incrociati in un momento inatteso. E lei, con un guizzo che solo chi lo conosce bene può permettersi, gli avrebbe fatto una domanda capace di inchiodarlo sul posto. Da quel preciso istante, sono iniziate a circolare ricostruzioni, sussurri, mezze frasi rubate. Tutto lascia intendere che non si è trattato di una banalità, ma di qualcosa che ha toccato una corda delicata in Gökberk. Prima di addentrarci, però, un piccolo promemoria: se è la prima volta che passate da qui, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate la campanella. È il modo migliore per non perdere i retroscena più intriganti dello showbiz e per aiutarci a continuare a scovare storie che nessun altro vi racconta con questa intensità. Torniamo al punto cruciale. La domanda di Cemre adotta la forma del mistero perfetto. Nessuno ha una trascrizione, eppure tutti parlano della reazione. Si racconta di un momento pubblico o semipubblico, tra un evento e un'intervista, forse nel brusio di un backstage, con fotografi a distanza di sicurezza e smartphone pronti in ogni angolo. Lei, sorridente ma concentrata, trova il varco giusto. Lui, rilassato, convinto di muoversi in un territorio conosciuto, si ritrova di colpo spiazzato. È lì che l'aria cambia. I testimoni parlano di un lampo negli occhi di Gökberk, un mezzo respiro interrotto, e poi quel sorriso che dice molto più di 1000 parole, un sorriso che potrebbe essere gratitudine, malinconia, oppure un modo elegante per non far trasparire il resto. Per capire perché tutto questo abbia scatenato un tale terremoto mediatico, bisogna ricordare le origini di questa magia. Quando Cemre Arda e Gökberk YLDRM hanno incrociato i loro destini professionali nella serie che li ha consacrati, il pubblico ha sentito immediatamente qualcosa di raro. I personaggi che interpretavano vivevano un amore da fiaba, fatto di sguardi carichi di promesse, conflitti accesi e riappacificazioni che scioglievano il cuore. Erano episodi in cui la leggerezza lasciava spazio a improvvise vertigini emotive, e il confine tra finzione e realtà sembrava assottigliarsi a ogni scena. Da lì in poi, i fan hanno iniziato a chiedersi se quella complicità, così palpabile, potesse davvero restare chiusa dentro un set. La verità ufficiale non è mai arrivata. Né conferme, né smentite definitive. Solo gesti, risate condivise, risposte diplomatiche e un'infinità di foto che alimentavano l'immaginazione. Nel frattempo, entrambi hanno percorso strade artistiche importanti, segnando traguardi personali, come se ogni progetto fosse anche un modo di crescere oltre quell'icona di coppia che il pubblico aveva scolpito nella memoria. Eppure, bastava un incrocio, un'intervista di gruppo, un premio assegnato la stessa sera, perché tornasse a vibrare il filo invisibile che li lega nell'immaginario comune. E poi, l'episodio di cui parliamo oggi. La domanda: che cosa gli avrà chiesto, davvero? I racconti non concordano sul contenuto, ma convergono sull'effetto. Alcuni sostengono che Cemre abbia scelto una curiosità solo all'apparenza leggera, formulata con dolce ironia, ma piazzata in un momento in cui Gökberk era emotivamente scoperchiato. Altri parlano di qualcosa di più diretto, quasi una freccia benevola mirata a un punto che solo chi conosce l'altro in profondità saprebbe trovare. Potrebbe essere stato un cenno al futuro, un interrogativo sui sentimenti, oppure un richiamo a quel passato condiviso che entrambi, volenti o nolenti, portano addosso come un profumo che non se ne va. C'è chi ha ipotizzato parole come: credi ancora nel colpo di fulmine, Gökberk? O magari, cosa ti manca di più di quando lavoravamo fianco a fianco? E non manca chi giura di aver letto sulle labbra di lei una frase dal sapore di confessione e prova. Ti capita mai di ripensare ai nostri giorni sul set e chiederti se non fosse tutto un po' troppo reale? Immaginate la scena. Gli sguardi si incrociano, il tempo rallenta,
E lui cerca una risposta che non sia una fuga, ma che non apra nemmeno varchi pericolosi. Immaginate la tensione sottile, il gioco di rimandi, la danza di silenzi e mezze frasi che solo due persone abituate a leggere tra le righe sanno portare avanti senza far crollare il castello. La parte più affascinante, per noi che osserviamo da lontano, è proprio questa. Gli aneddoti che traforano la patina patinata del mondo dello spettacolo e ci permettono di scrutare oltre il sipario. Come si parlano quando non recitano? Quali temi osano sfiorare? Cosa succede quando un imprevisto, come una domanda tagliente, scivola nella conversazione? Nel caso di Cemre e Gökberk, tutto si amplifica, perché la loro immagine pubblica è da sempre illuminata da una luce speciale. Ogni dettaglio viene messo sotto lente di ingrandimento. Ogni sorriso è interpretato, ogni pausa diventa prova, ogni battuta è presa a pretesto per costruire una teoria. Vale anche la pena ricordare quanto sia spietato il radar dei social. Una domanda fatta nel posto giusto, al momento giusto, può diventare trending in un attimo. Chi era presente parla di un'atmosfera sospesa, di microfoni aperti a metà, di camerini che si riempiono di voci sussurrate. Se la domanda di Cemre avesse avuto una doppia lettura, se fosse stata un modo per lanciare un messaggio a lui e, nello stesso tempo, al pubblico, non stupirebbe. Ma se, invece, fosse stata una chiave per chiudere un cerchio, una carezza consapevole indirizzata a un ricordo comune, allora spiegarsi quel sorriso trattenuto di Gökberk diventerebbe fin troppo facile. È qui che si aprono i due scenari principali. Nel primo, Cemre gioca con la memoria e le allusioni. Un intento ludico, certamente, ma intriso di consapevolezza. Nel secondo, la domanda è un atto di coraggio, l'invito a prendersi per un istante quella libertà che davanti alle telecamere è un lusso raro. Dire qualcosa di vero, anche se non tutto. In entrambi i casi, l'effetto è identico. Chi guarda percepisce un brivido di autenticità. Si sente, senza poterlo provare, che non è un copione. Alcune fonti, non confermate ma insistenti, sussurrano che il cuore della questione fosse l'impatto che quella serie, quel periodo, ha avuto sulle loro vite. In altre parole, se l'intesa che li ha resi celebri abbia traboccato oltre i confini dell'inquadratura. Immaginate Cemre sussurrare, con un mezzo sorriso che contiene affetto e prudenza: Gökberk, hai mai pensato che noi fossimo più verità che finzione? Oppure, più diretta, ma non per ferire. C'è qualcosa che oggi vorresti cambiare di quel tempo? È facile, a questo punto, rivedere nella mente il volto di lui. Un attimo di smarrimento, poi la scelta di una risposta diplomatica, e infine il rifugio nel suo sorriso più disarmante, quello che ha sempre usato quando la vita lo sorprende. Attenzione, però! In questo mestiere i racconti si gonfiano da soli. I leak sono spesso ingigantiti, le interpretazioni rimbalzano e si rinforzano a vicenda, e a volte quello che arriva al pubblico è poco più di un'ombra. Ma c'è un motivo per cui questa storia ha preso così tanta velocità, a differenza di tante altre. Qui c'è un nucleo pulsante che tutti hanno imparato a riconoscere. La connessione tra Cemre Arda e Gökberk YLDRM è stata, ed è, un fatto culturale. La loro coppia artistica ha superato i confini dei titoli, dei palinsesti, dei sottotitoli in lingue diverse. Chi li ha seguiti sa che i loro silenzi dicono spesso più delle parole, e che certi sguardi bastano a riempire una scena. Ecco perché basta una domanda, una soltanto, a riaccendere 1000 storie possibili. Forse Cemre ha voluto fare un piccolo regalo al pubblico, quel briciolo di malinconia condivisa che fa sentire tutti complici di un ricordo. O forse ha deciso di chiudere una porta, ma lasciando che il gesto fosse dolce, non amaro. La bellezza del mistero è che apre spazi. Qualcuno li riempie di romanticismo, qualcun altro di logica, altri ancora di ironia. Nel frattempo, l'eco continua a espandersi e porta con sé l'idea che, qualsiasi cosa sia stata detta, non fosse banale. Personalmente trovo affascinante che Cemre, proprio lei che di solito misura con cura le parole, abbia scelto di esporsi così.
Perché fare una domanda che può mettere l'altro a nudo? Forse per riconoscere la forza di ciò che hanno condiviso. Forse per dire, io so com'eri allora e so chi sei oggi, e voglio vedere se questi due sguardi possono ancora incontrarsi. O magari per dare a se stessa, e a lui, un frammento di chiusura che il tempo non aveva concesso. Quando si attraversano esperienze intense, la verità è che ci si porta addosso una storia. Che la si racconti o no, quella storia vive. E adesso arriviamo alla domanda che tutti mi state facendo: che cosa gli ha chiesto davvero? La risposta onesta è che rimane un segreto custodito tra loro. Un enigma a cui, forse, non avremo mai accesso diretto. Il valore dell'episodio, però, non sta nel contenuto preciso delle parole, bensì nella scossa emotiva che ha generato. Ci ha riportati a quella magia condivisa, ci ha ricordato perché li abbiamo amati e perché continuiamo a interessarci a ogni loro incontro, per quanto casuale possa sembrare. Abbiamo passato in rassegna le teorie più gettonate, i racconti di chi giura di aver visto, le deduzioni di chi analizza le microespressioni. Abbiamo ripercorso la loro chimica sullo schermo e ci siamo chiesti se, a distanza di tempo, quella vibrazione possa ancora risuonare. Ed è emerso, ancora una volta, quanto sia complesso essere una coppia, anche solo artistica, sotto gli occhi di tutti. Basta un cenno, un tassello, e l'opinione pubblica ricostruisce mosaici interi. È il prezzo e il privilegio della visibilità. Se devo dirvi cosa resta di questa storia, è la sensazione che, tra Cemre Arda e Gökberk YLDRM, al di là di tutto, rimanga un rispetto profondo. È in quel rispetto che si può fare una domanda spiazzante senza ferire. È in quel rispetto che si può rispondere senza dire troppo. È in quel rispetto che si custodisce, con cura, un passato che ha significato molto e che continua a brillare quando torna, inaspettato, sotto una luce nuova. Adesso tocca a voi. Quale pensate sia stata la domanda? Credete che fosse un invito a guardare avanti o un gesto per salutare il passato? Scrivetelo nei commenti, leggerò tutto e, come sempre, risponderò alle ipotesi più interessanti. Se questo viaggio nel mistero vi è piaciuto, lasciate un like, condividete il video con gli amici che amano le storie vere dietro i riflettori, e soprattutto iscrivetevi a Segreti Turchi. Il vostro supporto ci permette di restare accesi, curiosi e pronti a portarvi dietro le quinte. Per ora è tutto. La domanda rimane sospesa nell'aria come una nota che non smette di vibrare. E chissà, forse un giorno la risposta arriverà, magari in un sorriso, in una battuta sfuggita, in un'intervista dove qualcuno abbassa la guardia per un istante. Fino a quel momento, teniamo vivo il ricordo di quella scintilla che ha acceso un fenomeno e che, a quanto pare, sa ancora trovare la strada per sorprenderci. Grazie di cuore per essere stati con noi. Ci vediamo prestissimo con nuove rivelazioni, sempre qui, su Segreti Turchi. A presto!